Io vorrei dire una cosa ai mister della Fortitudo. Per ben 3 volte ho detto di no a questi. Grande che Guarda, ho rimpianto 1000 volte perché abbiamo vinto quello che abbiamo vinto. Vivere a Bologna negli anni 90, sia dentro che fuori dal campo, non era facile, almeno per me. Per te era più facile? Molto. Molto più facile? Molto più. Non uscivo fuori, quindi stavo sempre chiuso in casa. Meglio di così? Meglio di così non potevo andare. No, erano anni, per me almeno, abbastanza difficili dal punto di vista anche della pressione, perché poi i risultati dovevano arrivare, di là arrivavano, da noi un po' meno, quindi era un po'... Vabbè, è vero. Sì, no, è vero, volevo dire solo che per me gli anni 90 qua erano gli anni più belli della mia vita, non includiamo le nascite dei miei figli, ma non solo per il dolore che ho fatto a voi fortitudini, dico tutto. Qui entriamo in un campo un po' minato. No. Ti dico perché abbiamo vinto, ci siamo divertiti, i tifosi sono divertiti, mi sono divertito, ovviamente c'era tanta pressione, però credo che tutti e due siamo stati bravi a resistere, ecco. Bravo, a resistere. Io credo che ci siano 2 tipi di sportivi, quelli che amano la vittoria e quelli che odiano la sconfitta, che apparentemente possono essere simili, ma in realtà è molto diversa la cosa. Chi ama la vittoria, chi odia la sconfitta. Odiamo tutti la sconfitta, questo è vero. È capitato un paio di volte, ecco. Un paio di volte, ma sei carino, grazie, ti ringrazio, molto gentile. Però vedi che oggi come oggi sono molto gentile con te. L'amicizia forse non c'è sempre stata, ma c'è stato rispetto. È difficile per 2 atleti come noi, come eravamo noi, poter vivere ed essere amici in questo contesto. Era improbabile, sarebbe stato un simulare, non sarebbe stato vero e non era giusto che lo fosse, questo è il mio parere. No, hai ragione, c'è stato sempre gran rispetto fra noi 2, l'ho detto tante volte che c'è stato sempre rispetto, che il avversario più difficile. Guarda che come si sforza, è uno sforzo questo per lui dire queste cose. Non so se notate. No, ma davvero, almeno io, poi so che anche tu rispettavi, mi hai rispettato, io ho rispettato molto. Lo rispetto il giorno d'oggi, ma dico, ho ragione, tutto quello che hai detto hai ragione. C'era e c'è stima. Sì, c'era e c'è ancora. E ci siamo, però ti ricordi quando stavi per smettere di giocare a pallacanestro? Mi hai chiamato, non perché sei stato prima te a chiamarmi, non sto dicendo per questo. No, per carità, perché ci hai pensato subito questa cosa, no. Ma hai chiesto cosa ne penso, ti ricordi questa telefonata? Anni. Non me la ricordo. Sì, mi ricordo io. Comunque va bene, è stata, mi hai chiamato e mi ha chiesto Sasha com'è? Dico Carton, tesoro mio. Ma tu avevi già smesso però? Certo che ho smesso, ormai da tanti anni. Ero il presidente del Partizan, mi hai chiamato perché avevi dei dubbi se smettere o non smettere, mi hai chiesto come mi sentivo io quando avevo smesso, poi ti ho raccontato che quando ho smesso ero proprio... Svuotato? Sì. Sì, adesso mi ricordo, me l'avevo rimosso questa cosa qui. No, scusami Sasha, io adesso ho anche 54 anni, te ne hai 55. Quindi l'età avanza e qui ci dimentichiamo le cose, va bene. E quindi secondo me da lì l'amicizia di quale parliamo adesso è andata sempre in crescita. È vero. Beh, allora io 10 giorni dopo aver smesso di giocare a pallacanestro sono diventato il presidente del Partizan. Quindi non avevo il tempo sono rimasto dentro il pallacanestro, non avevo tanto tempo per pensare cosa dovrei fare, questo e l'altro, che per me era una cosa, sono stato fortunato di aver potuto fare il presidente del Partizan, quindi sono rimasto quello che mi piaceva. Io una squadra
nel mio cuore, tranne la Virtus, ovviamente Virtus e Partizan sono le due squadre che sono dentro il mio cuore. Io non ho riscontrato problemi perché anch'io avevo già pensato di avviare un'attività, un'agenzia e in effetti poi spesso ci pongono questa domanda, no, agli ex sportivi che hanno giocato a livelli alti, com'è vivere al termine della carriera. Io l'ho vissuta benissimo, ma proprio perché, a parte che non mi divertivo più, è arrivato a un punto che non mi divertivo più e quando poi non ti diverti più diventa tutto più pesante, più difficile. E poi Sasha aveva già degli obiettivi, aveva già degli impegni e io nel mio piccolo appunto con questa agenzia. Il retaggio che abbiamo lasciato è rimasto impresso a tutti, indipendentemente dalla tifoseria. Se aggiungi il fatto che poi abbiamo questo rapporto che è evidente, spontaneo, bravissimo, spontaneo, sì. che è evidente, che è sincero, e credo che sia una cosa, innanzitutto, che faccia bene al mondo dello sport, con i tempi che viviamo, ma poi il tifoso, l'appassionato, non il tifoso di basket o della Fortitudo o della Virtus, ma l'appassionato dello sport in generale, l'appassionato di sport vede, riconosce, apprezza e riesce a dare un valore aggiunto a due poveri vecchi ormai, a due poveri... Più vecchi che poveri però. No, l'unica cosa che io invidio a Carton, ecco, fra virgolette. Attenzione, aspetta, attenzione. No, te l'avevo detto anche a te 1000 volte. Che lui è stato portabandiera, vero? Si chiama così. Ah, beh, sì. Portabandiera ai Giochi Olimpici per il suo paese. Questa è una cosa proprio, per me è una cosa al massimo. È per questo che, diciamo, l'invidio. Non lo invidio, sono molto contento per lui. Adesso, prima non ero. No, e questo in effetti mi fa piacere, uno, di aver rappresentato il mio paese, e due, è che Sasha Danilovic, e mi invidi per questo. No, allora, Sasha, quello che mi è sempre piaciuto, uso il termine invidiato allora, visto che l'ha utilizzato lui, è il fatto, pur nella sua individualità, nel suo carattere, insomma, un po' particolare per usare un eufemismo, era in grado di gratificare i compagni. Ovviamente poi li mortificava quando era il momento, ma sapeva capire quando era il momento di farlo. Faccio un esempio. Se la partita era punto a punto e un suo compagno sbagliava, non lo riprendeva aspramente, ma lo incoraggiava. Io questo non sono mai riuscito a capirlo. Se erano sopra di 20, 30 e il compagno, questa è una grande differenza, e il compagno sbagliava, allora lo massacrava. Ma è una grande differenza questa qui. No, per un po' comincio a piangere, dai, no, è troppo vero, emotivo. e io non ce l'avevo questa, io ero sempre lì che inibivo i compagni già stressati, no? Che già stressati che non vincevamo, poi dovevano giocare con me. Questo però, ecco, di Sasha ho sempre invidiato. È vero, tu riuscivi a fare questo. Grazie, è molto gentile. Non era facile per i miei giocatori di squadra giocare con me. Ma dai. Direi, no, però credo che sono stati, poi d'altronde sono stati molto bene con me. E io con loro soprattutto, perché io dicevo sempre, e lo dico sempre, non è una frase così, tanto per dirla, e io senza di loro veramente non avrei potuto fare neanche metà di quello che ho fatto, visto che è il sport della squadra. Al contrario dei miei compagni che avrebbero potuto fare senza di me tanto. E invece anche loro senza di me non avrebbero potuto fare tante cose. Poi tutti quei premi che gli ho fatto guadagnare, nessuno mi ha pagato niente, giorno d'oggi. Non va bene, ragazzi. Non va bene così, non va bene. Raccogliete i soldi e mandateli perché ha bisogno. I valori della squadra che ci hanno aiutato a migliorare. Guarda, allora, il senso di squadra, io l'ho realizzato, si fa per dire, non quanto avrei dovuto, quando ho fatto una serie di punti in una partita
in A2, oltre 30 anni fa, dove i miei compagni si sono sacrificati, letteralmente violentati, affinché io potessi raggiungere un risultato. Quindi hanno rinunciato a chi ha un tiro, chi a fare dei punti, per consentire al sottoscritto di ottenere un risultato. Lì ho avuto così un'idea di cosa vuol dire spirito di sacrificio per il proprio compagno. E purtroppo non l'ho capito e apprezzato quanto avrei dovuto, se no mi sarebbe servito anche negli anni a seguire, l'ho capito dopo quanto volesse dire, no? Anche rinunciare a se stessi per il bene della squadra. Sasha, come prima, l'aveva già capito, ma d'altronde lui è più avanti. Sì, ma lo capivo dopo aver tornato dalla NBA. Non ero più affamato di fare, non so, 35 punti di media, 32. E allora, sì, dopo che sono tornato dall'NBA, quella cosa, quale dicevi prima, lo facevo vedere, ecco. Per i nostri compagni, per gli atleti, i giocatori che hanno giocato con noi, avere una parola di incoraggiamento, un consiglio dato in una certa maniera, era qualcosa di inestimabile per loro. E Sasha è riuscito a trasmetterlo questo. Io più tardi. Secondo me, io non dico che in Italia non esiste questo, però io quando ho cominciato a giocare, cioè a questi livelli, quando sono entrato nella squadra nazionale della ex Jugoslavia, che era una squadra veramente importantissima, ero giovane e quindi avevo questi incoraggiamenti dalle persone tipo Divac, Petrovic, tipo Kukoc, Raja. Allora tutto quello, anche nel Partizan, quando sono arrivato nel Partizan come ragazzino, c'era il Divac, c'era Djordjevic, stesso Željko Obradovic, che mi incoraggiavano quando facevo delle cose sbagliate, ecco, quando sbagliavo, quando facevo qualcosa che andava bene, mi incoraggiavano. E quindi io quello lì me lo sono ricordato benissimo. E questa cosa dopo l'ho usato. Sì, ecco. L'hai fatta tua? L'ho fatto tua. Allora, il mio percorso di crescita, ho iniziato tardi. Ma hai cresciuto? Ho iniziato tardi e ancora sto crescendo, sto provando a crescere, ma sono rimasto ancora un bambino, un ragazzino. Si vede anche, dai. È stato un percorso solitario. Perché dico questo? Perché io sono cresciuto in palestra, avendo iniziato tardi, e mi hanno spiegato cos'è che bisogna fare in questo sport. Bisogna fare canestro. Quindi per me esisteva erroneamente soltanto quel concetto lì, che mi sono portato avanti per tanti anni, cioè fare canestro. Quindi io mi sono chiuso in palestra da solo. Secondo me questo ha contribuito anche alla mancanza di condivisione, di responsabilità, di spirito di squadra, no? Quindi mi sono messo lì per anni, d'estate, anche d'inverno, a tirare. Per me quindi il concetto di pallacanestro era soltanto fare canestro, che per carità è quello, ma non è solo quello, anzi. Quindi mi sono portato dietro questa individualismo, individualità anche all'interno della squadra. Soltanto con gli anni, nel 99, con l'Europeo, con la Nazionale, avendo avuto un allenatore carismatico con forte personalità che è Boša Tanjević, ho capito che non avrei potuto ottenere nessuna vittoria se non avessi condiviso le responsabilità, le emozioni, le sconfitte, le vittorie, il dolore, perché poi anche il dolore delle sconfitte lo tenevo per me. E quindi questo percorso iniziale ha influito sicuramente sul mio percorso poi di giocatore con le squadre. No, io ho avuto la fortuna, ma veramente la fortuna di aver giocato con dei giocatori straordinari, sia nella Virtus che nel Partizan. Poi con la nazionale, sia con quella ex Jugoslavia, poi con la Serbia, cioè era sempre Jugoslavia, però la maggior parte dei giocatori erano della Serbia. E
e ho imparato, mi hanno insegnato, mi allenavo tanto, da ragazzino mi allenavo tanto anche quando ero qua, mi hanno insegnato che è una cosa che è importante anche, non solo il fare canestro, questo è proprio il nostro obiettivo, di fare il canestro, però di giocare una buona difesa, di fare un bel assist, è tutto quello che abbiamo parlato, di quale abbiamo parlato prima. Quindi ho avuto aiuto da tutti quei giocatori, non è che io mi sono presentato un giorno in pallacanestro e ho detto adesso faccio così, no, mi hanno proprio insegnato di fare queste cose. Quell'anno lì è stata una cosa, guarda, insopportabile, la pressione della gente, per gli spettatori, per i tifosi, era bella ovviamente. Per fortuna finita bene per la Virtus, e quindi però la pressione che sentivo io tutti i giorni, poi quella volta lì abbiamo giocato anche per andare nelle Final Four, vero? Sì, poi il campionato, poi l'avete vinto Coppa d'Italia voi, vero? Sì. Ecco. Sì. Quindi tutto l'anno era stata una pressione insopportabile, guarda, credimi. Se io fossi stato Carlton Myers a giocare a Roma, adesso cito una squadra dove ho giocato, e Sasha Danilovic che giocava a Trento, non saremmo mai stati ricordati così come siamo oggi. Quindi sicuramente il contesto in cui siamo cresciuti, dove abbiamo giocato, ha contribuito in maniera esponenziale a questa rivalità, a questa energia, no? Negativa a volte, ma poi che era anche positiva per certi versi. È chiaro che così come disse Basile tempo fa, la pressione che avevo io o che aveva Sasha all'interno della sua squadra, gli altri se la sognavano, ma andava bene così perché io ero pagato profumatamente, ero anche esaltato, ero anche visto in una certa maniera come lo era Sasha, e quindi c'era un prezzo, tra virgolette, da pagare, ma fossero questi i prezzi da pagare, parliamo di niente, ci mancherebbe. Ci mancherebbe altro, sì. C'era il prezzo da pagare, l'abbiamo pagato, l'avrei pagato, lo pagherei di nuovo, però bisogna sapere anche che era molto molto difficile, molto stressato, anche se siamo stati pagati veramente tanto, però era difficile. Io vorrei aggiungere una cosa, e lo vuoi dire ai miei amici della Fortitudo. Scusami. Sono stato più pagato io di lui. Sì, va bene, questo va bene, ma sei sempre il solito venale. Il solito venale. Io vorrei dire una cosa ai miei tanto amici. Per non essere troppo amici. Io vorrei dire una cosa ai amici della Fortitudo, tra l'altro. Io per ben 3 volte ho detto di no a questi, 3 volte. È vero che avrei potuto magari vincere di più questo scappato di casa, questo grande che però intanto non avremmo sofferto. Fatto un gran sbaglio. Intanto non avremmo sofferto, e sapete che a noi ci piace soffrire, perché noi cresciamo solo se soffriamo. 1, 2, non sarei stato ricordato così. Perché se fossi andato di là e avessi vinto tutto quello tutto quello, insomma, quelle schifo, cose che hanno vinto. Sì, infatti io mi sento molto male. Ma mi sentivo talmente male, guarda, ho rimpianto 1000 volte perché abbiamo vinto quello che abbiamo vinto. Adesso mi aspetto tutti. Io non amo la vittoria come la ami te, io odio la sconfitta, che è diverso.